Ciao, sono Samuel Cesara, whisky expert di Velier e oggi volevo parlarvi un po' di quella che è l'artigianalità del mondo whisky. Il whisky è sicuramente uno dei distillati più famosi al mondo, nel mondo occidentale è in assoluto il distillato più consumato, ma nonostante questo è un distillato che non ha subito nel corso degli anni nessun tipo di adulterazione con aromi artificiali piuttosto che con l'aggiunta di zucchero come avviene in altri distillati, in altri settori invece. Il mondo whisky è rimasto autentico e in qualche maniera ha preservato quindi, questa sua artigianalità nel corso del tempo. Di fatto viene fatto esclusivamente partendo da acqua, cereali, lievito e dall'utilizzo della botte. Ma si può parlare ancora oggi di artigianalità del whisky? Le grosse distillerie hanno cominciato a produrre volumi molto ampi, ma riuscire a parlare di, piccoli produttori o di produzioni artigianali dove la mano dell'uomo conta ancora tanto, è un discorso un po' più complesso che affronteremo insieme. Per questo io vi invito a fare un giro con me nella nostra Whisky Street. Abbiamo alcuni dei marchi più ampi come Glenfiddich, piuttosto che abbiamo un angolo del Giappone dove appunto si può parlare di tanti produttori giapponesi che stanno conquistando il mercato del giorno d'oggi. Quindi tante cose interessanti, tante distillerie che stanno provando a innovarsi, stanno provando a portare una novità in quello che è il mondo appunto di questo distillato e provando un po' anche a rompere le regole di quello che è questo settore. Eccoci alla nostra Whisky Street. Claudio, ben trovato a questo Venier Live 2024. Ho una domanda da fare anche per te. Come sai, visto che sei coinvolto in prima persona, sul suolo italiano stanno nascendo sempre più distillerie di whisky e sempre più con carattere artigianale, o comunque principalmente di carattere artigianale. Sta nascendo a tutti gli effetti, o può nascere, uno stile di whisky italiano, ma soprattutto come queste distillerie potranno differenziarsi e imporsi o farsi vedere sul mercato. Ciao Sam, ciao a tutti. Oh, fantastico. Abbiamo un fenomeno che è quello della microdistillazione che ha attraversato l'oceano ed è arrivato una decina d'anni fa anche in Europa e finalmente sembra poter prendere piede anche in Italia. Una ventina abbiamo contato di produttori nuovi di whisky. Non vuol dire che sono tutte nuove distillerie, una parte importante sono distillerie tradizionali di grappa che si sono convertite a piccole produzioni stagionali di whisky. Cosa potrà raccontare l'Italia, mi chiede Sam? Noi abbiamo una storia sui cereali che capita essere la materia prima che viene utilizzata per la produzione di whisky, che è magnifica. Nelle valli alpine si è coltivato segale per tantissimi decenni, finché è diventato sconveniente dal punto di vista economico portare avanti tutto. Io ho avuto un paio di maestri che mi hanno insegnato una cosa molto importante, che il distillato è in grado di risvegliare quelle realtà produttive, economiche, culturali, agricole, che con la panificazione e anche la birrificazione non sono sostenibili. Per cui vedremo rinascere sempre più territori, vedremo rinascere in questi territori coltivazioni di cereali virtualmente perse, abbandonate, ma conservate nelle banche dei semi. Siamo maestri numero uno, Slow Food è nata in Italia, alla fin fine, e questo darà un impulso e un carattere al whisky italiano che sarà forse l'unico dal punto di vista internazionale così legato con le materie prime. Gli altri parlano di territori, di maturazioni, di temperature, di bocchi, noi potremo giocarcela, già con la segale potremo raccontare più cose di quello che l'America è riuscita a fare in 4 secoli. Grazie. Grazie a te, grazie a voi. Abbiamo alla mia sinistra la Makers Distillery, eccellenza del Kentucky. Abbiamo Waterford che invece è la prima distilleria al mondo che diciamo vuole mettere il cereale al centro del proprio progetto, vuole fare ricerca appunto su quella che è su quello che è il terroir dove cresce il cereale, quindi anche quello che è il contributo del suolo negli aromi che il cereale poi dà al nostro whisky. Quindi un qualcosa di molto innovativo e importante. So, hello Adrian, I have a question for you. The philosophy of water for around because around the importance of the barley elaboration of and in general the elaboration of the raw materials, you know. What's the exactly the difference in terms of the taste, in terms of also the production and the ethic around whiskey from an industrial way
to produce a whiskey and to work the raw materials and a craft way like yours? Sure. So thanks for having me. And yeah, our whiskeys are a little bit unique the way we produce them. So our main concept is the barley in itself, and how does the barley affect the flavor of whiskey in itself. So we do a number of different whiskeys when we dive in more detail of how this is actually done and how we can affect the flavor in itself. The first start of this project was with the single farm origins, which means that all the barley used for one of those specific whiskies comes from one single specific farm. And then how does that farm affect the flavor? And there's a number of different things that every farm will be unique to itself. Different soil type, different weather, different rainfall, different farming methods, and different farmer as well. You know, every farmer will have their own unique take of how they produce their barley, and obviously that will then be passed on into the barley, and then once we turn that barley into whiskey, how does that affect the flavor? We will also look at alternative farming methods, such as organic and biodynamic farming methods, where the farmers are using only organic or natural fertilizers and pesticides, where they're not as penetrative, which means a whiskey flavor is a little bit more on the natural side, where none of the artificial chemicals are being used. We then would combine all of these different farm components together to create a cuvee, which is more of a complex whiskey where you're building up all those different layers of complexity from all the different single farms and creating a new and complete product where you're getting all those different aspects of different farms combined together and making this whiskey a lot more complex than just a single farm coming from one specific region. And then right at the end, we also looked into making peated whiskies, where we're actually looking at experiencing Irish peat and how does the Irish peat in itself affect the flavor. Irish peat is a lot different than Scottish peat. It's because it's a lot younger than Scottish peat. And because of that, the flavors coming through Irish peat will be a lot different to Scottish. It will have a lot more herbal and citrusy aromas, unlike the Scottish peat, which tends to be very heavy, medicinal, and iodine forward. Whereas Irish peat will give you a lot more lighter and fruitier components, I suppose. Thank you. You're very welcome.